Questo fu l'ultimo serio tentativo di Perumal Swami di cercare di nuocere all'ashram. Poco dopo la sua salute peggiorò al punto che passò gli ultimi 20 anni di vita costretto in casa, invalido. Costretto in casa, invalido, era malato, non si muoveva. Con il passare degli anni e con il peggioramento della sua malattia, cominciò a realizzare quanto male si fosse comportato. In una delle sue ultime visite all'ashram, arrivò su un carretto trainato da un cavallo perché era troppo ammalato per camminare. Venne nella sala e parlò a Bhagavan. Bhagavan, disse, andrò all'inferno perché ti ho fatto molte cose cattive. Ti prego di perdonarmi e di non dimenticarmi. Bhagavan rispose, anche se tu mi dimenticherai, io non mi dimenticherò di te. Ma sarò all'inferno, esclamò Perumal Swami. Passerò. Ma sarò all'inferno. Bhagavan lo guardò per un po' e poi disse, io sono presente anche là, nell'inferno. Nei suoi ultimi giorni, Perumal Swami fu abbandonato da tutti i suoi amici e truffato di tutto il denaro. Durante questo periodo visse per un po' nella casa di un uomo chiamato Mudaliar. Questi si fece prestare tutto il denaro da Perumal Swami e quindi si rifiutò di restituirglielo. Quando capì che Perumal Swami non aveva più denaro da dargli, cercò di buttarlo fuori da casa sua. Chiamò un calesse, ve lo mise sopra e disse al guidatore di portarlo allo Sri Ramanashram. Ti sto mandando allo Sri Ramanashram, disse. Molte persone là mangiano senza pagare nulla. Li hai serviti per molti anni, così sicuramente si cureranno di te. Dopo aver detto questo, disse al guidatore di metterlo all'interno del cancello e di andarsene poi il più rapidamente possibile. Le autorità dell'ashram si rifiutarono di accettare la presenza di Mudaliar. Noleggiarono un altro calesse e lo rimandarono direttamente nella casa di Mudaliar. Quest'ultimo, che non lo voleva riprendere, si rifiutò di farlo entrare. Noleggiò quindi un altro calesse dicendo al guidatore di depositare nuovamente Perumal Swami nell'ashram. L'ashram ancora si rifiutò di accettarlo e lo rimandò a casa sua. Mudaliar alla fine ammise la sconfitta e permise a Perumal Swami di restare ancora con lui. Perumal Swami morì nel 1950, solo e senza cure, su una panchina di pietra da qualche parte in città. Pochissime persone a quel tempo avevano simpatia per lui. Quasi tutti giunsero alla conclusione che tutti i suoi problemi erano il risultato delle campagne che aveva fatto contro Bhagavan. Cosa vuole chiedere?
Aveva detto che sarebbe andato all'inferno, no? Per quello che aveva fatto all'ashram, e invece ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita come un inferno sulla terra. Nessuno lo voleva, senza soldi, senza cure. Sì, finché lui ha avuto la forza, energia, ha combattuto. E quando ha avuto sulla malattia, non c'è più energia, ha lasciato lo combattere, poi cominciate a rifugare, no? Quindi forse con questa malattia non è facile gestire, così la modalità aiuta ha risultato. E così è entrata nell'ashram, anche là l'organizzazione dell'ashram ha rifiutato. Ma forse era meglio, il Bhagavan ha detto, anche io sarò, anche inverno vuol dire la verità ovunque, la verità ovunque. Sì. E, forse lui ha fatto il servizio e l'ashram anche tanto tempo, secondo il suo karma ci sono le cose, male anche successo, diciamo. Quindi alla fine, se lui è venuto dall'ashram, meglio deve essere accettato, dato una stanza, poi non è morire nella città con bambina, quindi anche può essere il suo karma, ma sì, l'organizzazione ha il suo ragione, no? Perché non riesce a gestire, ragione c'è, invece il Bhagavan può essere detto, lasciamo, questa è la mia opinione, se io farò così anche le persone anche qua un po' di malata, io ho lasciato rimanere, dopo è stato grave il problema, no? È successo a 2 o 3 persone. Ma comunque deve sentire, ognuno deve sentire la sua natura deve sentire. Il naturale di Bhagavan sembra abbracciare tutto. Il naturale di organizzazione deve fare 4 calcoli e così. E il naturale di questa modalità perché non sopportava più scomodità. Così. La natura per un Swami, quando non c'è la forza, non combattuto, non uscito a combattere, ma lui cercava rifugio a Ashram per un Swami, anche chiesto scusa per la Bhagavan. Anche lui praticata la spiritualità, anche lui può essere praticata come sadhana, forse lasciate il corpo come sadhana, senza anche chiedere aiuto, rifiuto, l'altro. Puoi lasciare il corpo, qua serve una forte vairagya, deve soffrire, poi non deve lasciare il corpo. Invece lui anche non ha avuto questa forza, sempre cercata la comodità. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavate Tejasvinavaditamastu Ma Vitvishavate. Om Shanti Shanti Shanti.
Budeva un vogliono il cielo, la terra, nostra benedizione, nostra protezione, nostra nutrizione. Curiamo e amiamo con il cuore. Ricordiamo i soldati che chiamano santo. Grazie, grazie, grazie. Buona giornata. Ma chiudere dopo scrivere. No, così. No,